Siamo live. Buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao. Ciao a Ma tutti. se tu vedi il pomeriggio, Marco, sei veramente super positivo. Buon pomeriggio a tutti quanti. Eccoci trovati alla Battery Week. Ragazzi, ma voi sapete a che numero siamo arrivati? Che numero siamo arrivati? Diccelo. 21? Questa è la Battery Week 21. Le puntate sono parecchie e ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo che le trovate sul sito Flash Battery, ritrovate tutte le puntate con un breve riassunto dei temi trattati, quindi una vera e propria, Marco, Alan, una vera e propria guida alle batterie, al commento settimanale che noi facciamo delle notizie. Quindi non perdiamo altro tempo. Chi dei due vuole lanciare la sigla? Sigla! Eccoci qui ragazzi per una nuova settimana di notizie sulle batterie, questo fulcro importante della mobilità elettrica e anche dell'energia. Con cosa partiamo? Partiamo con qualche news dal mercato EV. Qui si parla di BYD, che l'avevamo citata forse nelle prime proprio puntate, nelle prime weekly, e proprio citando queste nuove batterie che qua citano Alama, ed è proprio entrata in produzione, insomma, questi SUV prodotti in Cina, e qui in realtà parla del mercato europeo perché si parte dalla Norvegia. E vi facciamo vedere di nuovo come sono fatte, diciamo, queste tipologie di celle che BYD ha creato, ricordiamo, su base litio ferrofosfato, perciò dove hanno fatto un grande vanto della sicurezza, facendo vedere proprio anche degli abusi su queste celle, e che non accadeva nulla, rimanevano a bassissima temperatura anche in caso di abuso. E queste sono appunto celle LFP, e l'altra aggiunta tecnologica è che sono cells to pack, cioè non ci sono dei moduli ma vengono proprio inserite, non so se, forse in questo momento non lo vedete, però all'interno della batteria sono proprio infilate così come sono create, vedete questi elementi, vanno da una parte all'altra della batteria senza appunto una parte aggiuntiva che è il modulo, perciò riducendo pesi e volumi. E questo è uno dei traguardi che effettivamente si sta raggiungendo nella costruzione pacchi batterie? Sì, esattamente, è uno degli obiettivi che ci si è dati proprio per ridurre ancora di più sia i costi sia i volumi delle batterie, che due punti importanti a cui tutto il mondo, diciamo, dell'automotive vuole raggiungere. Non so, Dani, se vuoi fare una piccola, se vuoi commentare, insomma, la ricarica, perché non è affatto male, considerando che si tratta di un pacco batterie LFP. Esatto, considerando appunto questa tecnologia e questa chimica, la potenza, ragazzi, di ricarica è importantissima. Infatti qui si dice di tutto rispetto, stiamo parlando di una batteria comunque che non è enorme, perché 86,4 kWh supportano 110 kW, quindi direi che è una ottima corrente, una bella intensità di carica. Sì, diciamo, comparata anche alle batterie che sono attualmente in commercio. Guardando al futuro, insomma, ci sono aziende che sparano tempi e kilowatt veramente molto alti, ma già una carica, insomma, a 110 kilowatt vuol dire tranquillamente caricare, insomma, il 50% in meno di mezz'ora, che comunque è molto buono. Molto buono, esatto, che poi è sempre la curva, noi lo diciamo, è sempre la curva a fare la differenza, quindi va bene, se tu ingegnerizzi il sistema perché mi arrivi a 390 kW per 5 secondi non fai la differenza, perché poi è l'asse temporale che ci fa la differenza su quanta energia riusciamo ad accumulare. Sì, sulla costanza proprio della ricarica. E qui diciamo che secondo me ci sono tante case che in questo momento stanno sfruttando qualche bolla di marketing, però insomma il tempo, insomma, farà vedere bene queste caratteristiche di queste celle.
Bene, il formato a lama. Andiamo avanti. Esatto. Sì, qui vabbè, GM che i direttori parlano, non ci sono dei grandi dati, perciò scorriamo abbastanza velocemente, però si parla di prezzo delle batterie e si dice insomma che non siamo ancora al gradino basso della curva. Ecco, il mondo dell'automotive vede ulteriori possibilità, diciamo, di miglioramento in questo senso. Credo che faccia piacere a tutti, perché l'abbassamento del prezzo sicuramente favorisce proprio la spinta all'elettrificazione. Sì, Esatto, e quello che dice anche è che l'abbassamento del prezzo deriva anche da tutto quello che c'è al contorno, perché dice che ci si è focalizzati molto sul materiale attivo, sulla chimica, sulla parte di chimica, che è sicuramente quella più peculiare, però c'è anche tutto il resto che fa il costo di una batteria, e su tutto quello c'è molto da fare ancora in termini di ottimizzazione di costi e performance. Esatto. La questione effettivamente è che ci sono diversi componenti, come dicevi, che influiscono sicuramente. Qual è forse il componente che insieme alla cella poi influisce molto sul costo di un pacco totale, sulla vostra esperienza? Bella domanda. Io credo che bisogna dividere molto diciamo, batterie industriali da batterie automotive, perché comunque nelle batterie industriali, comunque con tirature non tanto grandi, anche la parte di carpinteria attorno è un punto fondamentale, cosa che invece in automotive comunque viene stampata e i prezzi si abbassano decisamente aumentando i volumi. Come per esempio magari qualche sistema di raffreddamento, che se uno vuole fare un raffreddamento a liquido comunque anche quello va a incidere, oltre che tutti quei costi adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma di junction box, cioè se affidiamo alla batteria la derivazione per andare a distribuire l'energia sia a tutti i punti della macchina, sia magari per la ricarica rapida, allora a quel punto lì aumentano anche questi costi, ecco. Però la tendenza mi sembra di vedere che sull'automotive sia di tenere un pacco batterie, diciamo, il più semplice possibile, e andare a mettere tutti questi dispositivi, diciamo, esternamente al pacco. Perciò in quelle automotive possiamo dire che un buon 90% è dato dalla chimica o dei moduli, diciamo, che le contengono. Nel mondo industriale questa quota si abbassa un pochino, perciò potrebbe essere tra il 60 e il 70%. Bene, io una notizia successiva, che visto che piace molto ad Annan e all'Alluminio Ione, perché la stampa lo richiede, e allora a questo punto dobbiamo riparlare. È per forza, perché piace, un po' come quelle parole chiave, no? È un hashtag. Sì, continuano a rilanciare questa notizia di questa ricerca australiana. Non so se sia la stampa australiana che la spinge così tanto. Abbiamo già detto che effettivamente si parla dell'alluminio, batterie a ioni di alluminio combinate con un anodo di grafene, quindi al posto della grafite attuale il grafene. Una tecnologia sicuramente innovativa, al momento anche molto costosa, sicuramente per come deve essere costruita, che però abbiamo già detto è molto promettente in termini di performance senz'altro, ma anche pensando a una industrializzazione e uno scale up del processo produttivo, effettivamente potrebbe diventare interessante, perché i materiali di base di partenza rimangono molto economici, alluminio, il carbonio, quindi si tratta solo di mettere si tratta di mettere a punto il processo produttivo effettivamente, per poterle produrre in massa senza far lievitare i costi.
E questa produzione in massa con dei materiali sempre più semplici, che poi è quello che si sta cercando in generale nell'industria automotive, di abbattere i costi dell'elettrico su vari componenti. Questo sicuramente è importante, quindi grafene e alluminio. Okay, sì. Molto molto interessante anche qui Bene. sull'abbattimento. Adesso torniamo in casa nostra, anche se in realtà non è più casa nostra, possiamo dire così, perché come sapete Ducati fa parte del gruppo Volkswagen. Esatto. Prima la spara e poi la corregge, posso dirlo, perché prima ha sparato no, la moto di qui di lì, poi siccome li vanno a punzecchiare, ma perché viene fuori. Cosa ci dice il CEO di Ducati? Dice che diciamo, fanno fatica ad oggi a vedere una Ducati elettrica perché insomma fanno leva un po' sulle criticità che ancora queste moto hanno, che sono essenzialmente due. La prima che citano è sicuramente il peso e poi anche un po' il valore basso energetico che si può inserire all'interno della batteria, cioè, o meglio della motocicletta, perché il volume è piccolo. E di conseguenza un po' anche sulle performance, perché insomma, ricordiamo che c'è sempre una relazione tra quanta energia riusciamo a imbarcare a bordo e poi quanta potenza riusciamo a scaricare, anche se ci sono delle chimiche diciamo, create appositamente per riuscire a erogare in un brevissimo tempo tanta potenza, però un compromesso c'è sempre. E non so se vuoi dare qualche dato. Pare appunto che Ducati non abbia fatto grossi progressi sulle tecniche di realizzazione di moto elettriche e si giustificano col fatto che la componentistica, la batteria in particolare, ancora non è pronta, ecco, per poter realizzare una Ducati con le performance richieste alla loro linea di moto, e quindi stanno in attesa che evolva la tecnologia per poter iniziare anche loro. Non so. Puzza un po' di scusa, però anche loro. È un po' una scusa. Bravo, puzza un po' di scusa, anche perché lì sotto poi Electrek ci ricorda che qualcuno ha puntato da subito sull'elettrico ormai più di 10 anni fa. Ce l'abbiamo in casa, proudly made in Modena, è la targhetta che ci è riportata su tutte le moto della Energica. L'Energica ha trovato forse il compromesso. Sarà forse che una delle scuse è che hanno paura, un po' come Harley Davidson, hanno paura di lasciare deluso il cliente che è abituato al suono di Ducati, della frizione a secco e via dicendo. Possibile che sia uno di questi i temi è più di marketing che non forse tecnico, tecnologico. È probabile. A me risuona molto simile una dichiarazione che ha fatto Ferrari in realtà qualche mese fa, perché diceva, forse non è passato neanche un anno da quando diceva appunto che la tecnologia non era pronta per gli standard Ferrari per riuscire a fare una Ferrari elettrica, e poi diciamo poche settimane fa ha dichiarato che uscirà nel 2025 la prima Ferrari totalmente elettrica, insomma. Più o meno forse siamo lì. Alla fine capisci, poi ti contraddici. In questo periodo forse i CEO dovrebbero stare un po' più attenti a quello che dicono, perché la tecnologia avanza alla grande, quindi quando ne dici una dopo vieni smentito dopo una settimana e mezza, non è il massimo. L'unica cosa che possiamo dire, forse citando due numeri prima di andare alla news successiva, era che in questo articolo facevano un po' una comparazione tra appunto Energica, che è insomma una tra le moto elettriche più importanti ad oggi sul mercato, e proprio una Ducati, e facevano vedere effettivamente con 50 kg in più di peso l'Energica rispetto a una Ducati con effettivamente circa un 40% in meno di cavalli, ecco, questo giusto per la cronaca. Sì, esatto. come sempre le trazioni elettriche sono brucianti in accelerazione, infatti riportano che la Panigale V4 viene bruciata in partenza non solo dall'Energica, che è una super sportiva comparabile, ma anche dall'Harley Davidson Custom. Sull'uso in pista ovviamente il peso si fa sentire, quindi certo. è anche vero che 50 kg in più su una moto super sportiva in termini di prestazione in pista sono tanti e hanno un feeling di guida diverso.
È come avere un pilota in più piccolo, ma un pilota Il piccolo pilota La vero. zavorrina, come dicono i La motociclisti. famosa zavorrina, no? Come portarsi in pista la zavorrina non si porta, su strada sì. Io ad esempio ho provato la Livewire e devo dire che è una gran moto, tanta roba, fa paura. Io non ero abituato poi alla moto con cinghia devi stare attento al gas, devi veramente stare attento al gas. Bella. Bene, Dai, forza, Ducati, facci l'elettrica, su, Ducati, basta scuse. Passiamo ancora all'altro hashtag, nanotecnologia. Sì, in termini di peso, visto che nel caso delle moto si addita soprattutto il peso, non tanto il volume, cioè quindi lo spazio di poter mettere una capacità adeguata per avere l'adeguata range, quanto il peso che questo comporta. Su un'auto ovviamente il peso è importante in termini anche di rendimento, però un po' meno. Qualche centinaio di chili possono essere nascosti da qualche cavallo in più. Su una moto è proprio il peso importante. Il progresso delle batterie ovviamente ci porterà ad avere batterie più performanti sotto tutti i punti di vista, ma ci sono alcune chimiche che sono in particolare molto più promettenti in termini di peso gravimetrico, quindi di densità gravimetrica, quindi batterie molto più leggere, magari non molto più piccole in termini di volume, ma molto più leggere rispetto alle attuali, per avere ovviamente la stessa quantità di energia. Una di queste chimiche è la litio zolfo, una chimica che si sta studiando già da tempo e che come molte altre delle tecnologie più futuristiche sappiamo ha il problema dei cicli vita, che quindi è un processo non stabile che tende a degradarsi molto facilmente. Pensavo fosse il problema dell'odore. Non ce l'abbiamo. La teniamo per il cazzettario questa. Quindi sì, qui il problema è effettivamente che sembra che perdano quasi un 10% di capacità ogni 500 cicli più o meno. Pertanto... Diciamo che qua in questo studio dove propongono questa tecnologia anche di nanofili, raggiungono come un traguardo importante il fatto di perdere il 10% ogni 500 cicli, perché normalmente si perde molto di più. Diciamo che per una moto super sportiva anche il non raggiungere le migliaia e migliaia di cicli, se si permette di raggiungere, come in questo caso, il triplo della densità gravimetrica, potrebbe essere un compromesso per fare una moto elettrica performante e leggera. Ma secondo te, Alan, anche su batterie invece molto grandi, quindi portando tutto questo in scala nell'automotive piuttosto che sul mezzo pesante, sarebbe interessante se hai una batteria tanto grande, se comunque sono 500 cicli, su una batteria grande magari sono tanti chilometri? O lo vedi più applicato solo al settore leggero? Ma al momento da quel punto di vista, dopo dipenderà sempre dai costi, chiaramente. Se mettere... però su quello diciamo che non ci sono promesse in questo senso, cioè che costerà uguale mettere una batteria 3 volte più grande in termini di energia, quindi non so, vedremo. Parlando di nanotecnologie è difficile al momento pensare anche che i costi siano bassissimi. Certo. Sì, faccio giusto una parentesi per dire effettivamente, come dicevamo prima, cioè non tutte le applicazioni hanno bisogno di cicli vita così elevati, perché è una moto, ma possiamo fare l'esempio anche di barche da diporto, cioè accedere a batterie da 3, 4, 5.000 cicli quando poi alla fine uno fa 10 weekend all'anno su una barca, insomma anche lì bisogna sempre poi fare un'analisi di costi-benefici, ecco. Anche sui motori attuali a benzina la manutenzione di una super sportiva è ben più frequente che su un'utilitaria. Esatto. Quindi qui se parliamo proprio di un termine di cicli, lì è tutto ancora tutto in scommessa, diciamo, è tutto in scommessa. Bene.
Bene, Ah, qua siamo... lì siamo qua a parliamo... caffettario. No, parliamo di stato No. solido, che è anche altro tema, dopo il litio-alluminio, insomma, se ne parla parecchio. E qui in realtà utilizziamo questo articolo, che magari nel frattempo lo commentiamo, ma più che altro per farvi vedere un video che è molto carino, che spiega un po' qualche tipo di batterie. Guardiamo un po'. Vai. Se lo vuoi commentare tu, Alan, riuscite a vedere? Sì. Vai Alan, si Ok. vede, sì. Sì. Sì, è l'ennesima rappresentazione schematizzata, ma in questo caso molto carina e comprensibile, della struttura interna di una batteria, e in particolare farà vedere dopo la differenza tra una tecnologia litio-ione e una invece litio metallico con separatore a stato solido. Questa è la tecnologia attuale, dove ci sono appunto anodo e catodo separati da una grafite, da un separatore, e questi verdi sono gli ioni di litio che sono contenuti all'interno dell'anode, in questo caso del catodo NMC, e che si trasferiscono immersi nell'elettrolite, ma passando attraverso quel separatore poroso all'interno del catodo degli anodi di grafite, mi confondo. Come vedete, in questo caso gli ioni di litio vanno a posizionarsi nella struttura reticolare, che è composta da 6 atomi di carbonio per ogni atomo di litio, per cui capite quanto sovrappiù c'è in termini di materiale. Questa è la struttura a stato solido, invece, litio metallico, in cui rimane un catodo che può essere NMC o un'altra chimica molto similare all'altro caso. Il separatore diventa uno strato ceramico e la parte di anodo, adesso si andrà a vedere, inizialmente non esiste e si forma man mano che gli ioni vengono trasferiti. Non c'è un altro materiale che li contiene in una struttura reticolare. Quindi quello è esattamente anche il confronto in termini di volume occupato. Sì. Ah, quindi Alan, ma si può dire che la batteria cambia anche di dimensioni? No. Sì, Sì. cambia di dimensioni, come se respirasse, esatto, ed è questo uno dei principali anche problemi che devono essere risolti, perché i movimenti meccanici interni favoriscono il degrado, le rotture e il fatto che la struttura non si preservi. Molto interessante. Esatto. Sì, qua diciamo che se ne sente parlare anche di questa tipologia di litio metallico come la batteria senza anodo, ecco, l'abbiamo vista forse anche in qualche puntata precedente, proprio che la chiamano così, questa è la ragione. Molto chiaro, molto chiaro. Bene. La batteria che respira. Volendo, mentre siamo qua, possiamo commentare velocemente anche la news sopra che utilizzava questo articolo, cioè perché non ha senso dire si ricaricano in 10 minuti. Allora qui in questo articolo si va a fare un'analisi, ad esempio, su una batteria, aspetta che trovo i dati, una batteria da 100 kWh che qua ipotizzano dire, bene, se la devo caricare dallo 0 al 100%, la carico con 100 kW in un'ora. Però poi qua fa vedere che non è così, perché nell'ultima parte, diciamo, della ricarica c'è sempre un rallentamento, più arriviamo, diciamo, al 100%, più, diciamo, la curva di potenza si abbassa. Ovvio che è importante, soprattutto per un veicolo elettrico, per caricarsi velocemente, che almeno, diciamo, nella parte centrale, possiamo dire dallo 0 al 10% fino all'80%, che questo possa essere il più costante possibile, il più alto possibile. L'altro limite che loro dicono è: se ho 100 kW e devo caricarli davvero in 10 minuti tutta, oltre a dover avere una linearità completa dallo 0 al 100, cosa che non avviene in questo momento, ho bisogno anche di una potenza 6 volte superiore, perciò per caricare una 100 kW in 10 minuti devo caricare con 600 kW, che mi crea dei problemi lato colonnina, perché parliamo di potenze necessarie molto grandi, ma parliamo anche dei sistemi di ricarica. Insomma, le colonnine più potenti ad oggi arrivano a 350 kW, l'hypercharge, e anche questo perciò è un limite. Però sappiamo che
è un limite che è già superato, perché già con 100 kW con cui siamo abituati noi mediamente a caricare una macchina si riesce a viaggiare tranquillamente bene, perciò quando poi tutte saranno pronte a 200, 250, 300, insomma, vedrete che si viaggia molto bene ugualmente. E come? Assolutamente. Questo Bene. è interessante, bene. Passiamo a cosa Esatto. passiamo adesso? Qui ritorniamo a parlare un po' di Tesla, che in Asia, nella Gigafactory di Shanghai, ti dico bene? Dov'è che adesso mi sfugge? Shanghai, sì. Diciamo, sta utilizzando, oltre a KTL, un altro produttore di batterie LFP. Diciamo, questo credo che sia normale quando comunque le aziende scalano e i flussi produttivi sono molto importanti, insomma, ricercare degli altri fornitori che possano sostenere la crescita e i volumi. In questo caso sì, abbiamo questo fornitore EVE Energy che fornirà assieme a KTL proprio le batterie LFP da utilizzare sui modelli standard range della Model 3. Esatto. Hai visto il sito? Avete visto il sito della EVE? Sì, l'abbiamo visto. Aspetta, c'è qualcosa che ti è rimasto impresso? Sì, è carino, no? Sì. Diciamo che questa è un'azienda che anni fa, o meglio, probabilmente ancora, però partiva dalle alcaline, cioè è un'azienda che faceva storicamente batterie alcaline e poi ovviamente è passata anche all'era litio, perciò credo per tutto, vedo, anche per i dispositivi minimi, quindi fa tantissimi formati. Sì, perché avendo già la tecnologia del cilindrico, poi probabilmente è passato al prismatico, anche da come dice Tesla, appunto. Penso che nel loro standard range della Model 3 siano tutte prismatiche. Alan, ce l'hai anche tu il quadro che si vede in questa immagine, quello là con le batterie appoggiate in giardino? Dobbiamo farlo, però effettivamente è molto bello. Marco, invece tu c'hai la colonnina e il raserba elettrico. In realtà se guardi dietro Alan vedi che c'è un pacco batterie, siamo di Alan, ma beccato. Vedi che c'è, esatto, diciamo che non sono cilindriche, ma beccati. Sì, caro, sì, non ti nascondi, eccole là. Ecco, lo vediamo lì a destra. Tra l'altro sì, quello è un pacco batterie di una spazzatrice. Bene. Ottimo. Possiamo, vabbè, qua avevamo... Esatto, sì. Togliamo questo. Tricte. Avevamo un'altra piccola news, niente di che, però qua si parla di raddoppio di potenza di ricarica in AC sulla e-tron, perché ovviamente macchine premium come queste richiedono tutti un caricatore da 22 kW, insomma, diciamo che erano rimasti forse un pochino indietro, come anche sulla Taycan. Mi sembra che ad oggi no, scusatemi, forse mi sto confondendo, credo che sia la e-tron GT che fino all'anno prossimo non avrà il caricatore da 22 e stanno pensando effettivamente di fare un upgrade ad inizio anno anche sui clienti che l'hanno presa prima. Sì, perché ragazzi, su macchine premium avere la C, poi c'è stato un periodo, se ve lo ricordate, in cui uscivano queste auto con la C ridotta all'osso, a volte a 7 kW, a volte a 8 kW, cioè comunque nel range dei 10, ma in realtà una macchina, per essere performante, grazie alla trifase, grazie al fatto che le potenze anche in Europa le abbiamo, la ricarica AC la deve avere alta. 11 è il minimo sindacale, secondo me, anche per le medie vetture. Magari si può rimanere entro i 7 kW sulle macchine piccole destinate molto alla città, ma una macchina, una berlinetta e fino alla berlina bisogna salire dopo gli 11 kW. Sì, concordo pienamente. Secondo me, sì, Alan da utilizzatore che effettivamente ha un 11, esatto. Però sì, perché con l'11 kW non, diciamo, a parte non si può fare la sosta di rifornimento e vai, ma con 11 kW anche fare una sosta, ad esempio un incontro di lavoro, con 11 kW non ricarica quasi niente, quindi anche una mezza giornata via, attaccandosi alla colonnina da 11 kW, fai poco effettivamente. Con un 22 invece riesci probabilmente a reintegrare quei 200-300 km che magari hai fatto all'andata e quindi a concludere il viaggio senza altre soste.
che alla fine è il vero vantaggio dell'elettrico, se si riesce a ricaricare mentre stai facendo qualcos'altro e non perché ti fermi appositamente. Bravo. Sì, E quindi puntare sulla AC. Un messaggio ai costruttori: signori miei, si sale sopra la 11, non stiamo a giocare. Anche Tesla aveva la 22, poi è scesa a 16, c'è la Model 3 che era appunto l'11, era la macchina che guida Alan. Ecco, si può puntare più in alto ed è importante. Hai indiscrezioni, Dani? Dopo chiudiamo sulle nuove SX, se ritornano al 22 kW oppure... Bravo, non ho ancora indiscrezioni, ma Va bene. temo che quello sia un argomento che potrebbe rimanere sullo stesso, perché guardando anche le news, guardando quelle che sono le caratteristiche tecniche di chi sta ordinando, ricordiamocelo, SX in questo periodo non potete averle, fino a dicembre non ci sono macchine, non c'è macchina per nessuno, perché si va da gennaio sulla consegna delle nuove, che speriamo avranno quel volantino particolare che avete visto, ma la potenza di ricarica in AC ancora non la conosciamo. Ci auguriamo che si ritorni al magnifico 22 kW. Bene. Bella puntata oggi, ragazzi. Abbiamo fatto un po' il punto, come sempre, su tanti argomenti. Abbiamo affrontato dei temi interessanti, tutti gli hashtag possibili e immaginabili. Vi ricordo che le puntate le trovate tutte sul sito di Flash Battery, sono tutte registrate, anche sottotitolate. Questi 3 bei faccioni che vi parlano di un po' di notizie dal mondo delle batterie, approfondendole. Perché abbiamo qui i professionisti e abbiamo creato questa rubrica apposta per spiegare uno degli elementi che cambierà non solo il modo di muoverci, ma anche l'energia. Marco, Alan, grazie. A presto. Pronti per la settimana prossima? Vai con la sigla.